Salve a tutti ragazzuoli e benvenuti nella mia personalissima top 10 dei migliori album extreme metal di questo ormai passato 2023. So di essermela presa abbastanza comoda quest'anno con l'uscita del video, ma sapete, dopo aver debellato finalmente il Covid, ho voluto godermi le festività, ma ve l'avevo promesso ed eccoci qui. Devo fare un po' di premesse, magari un po' noiose, ma sicuramente doverose prima di iniziare questa classifica. La prima premessa, che ovviamente potete intuire dal fatto che io l'abbia chiamata personalissima top 10, è che questo video è estremamente personale. Non parliamo dei migliori album usciti in generale nel 2023, ma parliamo degli album che io ho preferito. E vi svelo un piccolo segreto per quanto mi riguarda, ovvero io non riascolto tante volte i dischi, a meno che non mi siano piaciuti veramente tanto. E quindi è su quella base che poi vado a stilare anche queste tipologie di classifica, perché se un disco mi ha preso così tanto da farmelo riascoltare più e più volte, vuol dire che mi ha colpito veramente nel profondo. La seconda premessa che voglio fare è che quest'anno è stato particolarmente difficile stilare questa classifica, proprio perché sono usciti dei dischi meravigliosi sia a livello italiano che a livello internazionale. Quindi se non vedete il vostro disco preferito dell'anno, non è detto che mi abbia fatto schifo, ma che magari semplicemente non mi ha colpito così tanto da inserirlo in classifica. Terza e ultima premessa, che si rifà alla seconda premessa: visto che sono usciti così tanti dischi bellissimi a livello internazionale italiano, ho deciso di dedicare l'ultima parte del video, quindi quello dopo la classifica, alle menzioni onorevoli, quindi a quei dischi che magari mi sono piaciuti ma che per un motivo o per un altro non ho poi inserito in top 10, e vi andrò a spiegare anche le motivazioni di questo. Quindi mi raccomando, rimanete fino alla fine del video, che si prospetta uno spettacolo. Direi che vi ho ammorbato anche abbastanza e quindi iniziamo con la posizione numero 10. Alla posizione numero 10 abbiamo gli Obituary con il loro disco Dying of Everything. Questo disco, vi dico la verità, entra in classifica per il rotto della cuffia. Non perché gli Obituary facciano dei lavori mediocri, anche perché altrimenti non sarebbero in una top 10, ma per due principali motivi. La prima motivazione riguarda l'originalità. Gli Obituary hanno ormai 40 anni, se non sbaglio, di anni sul groppone, ed effettivamente è molto difficile che vadano a creare un album con, non dico qualcosa di innovativo, ma anche qualcosa di differente rispetto ai lavori precedenti. E comunque i loro lavori rientrano in una top 10, quindi per farvi capire quanto meravigliosi siano i loro dischi. Io tendo sempre a premiare quel qualcosa di innovativo e quindi non ho voluto mandarli in posizioni più elevate per questa motivazione. La seconda motivazione, che è un qualcosa di totalmente soggettivo, è che ho voluto premiare con posizioni più elevate dischi che hanno avuto per me un impatto maggiore quest'anno. Dying of Everything comunque è un disco thrash death metal veramente con i fiocchi, straordinario, così come tutti i lavori degli Obituary. Alla nona posizione abbiamo gli Imperium Decadence con Into Sorrow Evermore. Gli Imperium Decadence finiscono nella mia classifica, come penso fosse ovvio, ma non così in alto come mi aspettavo. Non fraintendetemi, io ho amato questo disco, però non è stato così impattante come invece mi sarei aspettata. Infatti dopo i primi due ascolti, che solitamente dedico a ogni nuovo album, non l'ho più ripreso. L'eleganza sonora comunque degli Imperium Decadence rimane ed è qualcosa di meraviglioso. Riescono a farti entrare in questa spirale di decadentismo ottocentesco come nessun altro. Un lavoro veramente stupendo. In ottava posizione abbiamo i Marduk con Memento Mori. Ho dedicato un video intero a questo disco in cui ne ho parlato, direi, più che abbastanza, quindi non mi dilungherò. Ho amato i Marduk sin dal loro secondo disco in carriera e mi hanno definitivamente conquistato con quel capolavoro di Plague Angel. I Marduk riescono a riscattarsi ai miei occhi dopo quel mezzo passo falso che fu Victoria, un disco che non mi piacque per nulla. Questo Memento Mori invece è veramente un ottimo album e finisce solo all'ottava posizione per incoraggiamento, nella speranza che in futuro, oltre a un ottimo disco come in questo caso, riescano a regalarci un altro capolavoro che da tanto tempo manca nella loro discografia.
Al settimo posto troviamo i Kettle Decapitation con Terrasite. Vi dico la verità, non avrei mai pensato di far finire i Kettle Decapitation nella mia classifica, e invece ci finiscono e superano addirittura i Marduk. Per carità, massimo rispetto per la band, ma non essendo amante delle sonorità progressive, un'influenza così pesante all'interno del loro sound, li ho sempre un po' snobbati. Ma questo Terrasite è un disco veramente molto figo, a cui ho dedicato un sacco di ascolti e che mi ha preso veramente tanto. Si merita quindi questo posto in classifica come disco a dir poco impattante nel mio 2023, nonostante i miei gusti così distanti da questo genere. Alla sesta posizione troviamo gli Infernal Angels con Shrine of Blackfire. Ho conosciuto questa band con il loro precedente disco Devourer of God from the Void, veramente meraviglioso, ma con questo, ragazzi miei, questa band ha fatto veramente il botto. Tutto ciò che di buono veniva fatto nel precedente disco qui viene fatto molto meglio. Sono riusciti a comporre dei riffing così oscuri e cupi da non aver bisogno dei synth per sottolineare i momenti più di pathos all'interno dell'album, delegando così il tutto al riffing intrecciato e meraviglioso. Le vocals di Zess poi non hanno bisogno di presentazioni e come sempre fanno venire la pelle d'oca. Abbiamo superato la prima metà della classifica e questo vuol dire che queste prime 5 posizioni sono veramente i dischi che più di tutti hanno avuto un impatto su di me, non solo a livello musicale ma anche a livello personale, in tutto quest'anno. E vi assicuro che è stato veramente difficile posizionarli dalla quinta alla prima posizione. Ma alla fine ce l'ho fatta. Però ovviamente comunque siete rimasti fino a qui, perché adesso vedrete i miei 5 dischi preferiti di tutto l'anno. Al quinto posto abbiamo i Creo con il loro omonimo debutto. L'impatto che i Creo hanno avuto con questo disco di debutto all'interno dell'underground italiano non può e non deve essere ignorato. Ne hanno parlato in moltissimi, è stato sold out a tempo record e ha probabilmente definito dei nuovi standard all'interno del black metal, diciamo nostrano, se vogliamo piantarlo in un sottogenere. Loro si definiscono Barbagia black metal e non potrei essere più d'accordo. La Barbagia, per chi non lo sapesse, è una regione della Sardegna centrale e come riescono i Creu a farti respirare queste atmosfere, credo non ci sia mai riuscito nessuno. Parlare di black metal è in realtà molto riduttivo, infatti abbiamo un sacco di influenze dal dark all'ambient, al dark ambient, al rock, per non parlare di alcuni inserti vocali puliti e anche addirittura alcuni tipici canti sardi. Quindi è un'esperienza più che un disco vero e proprio. Le lyrics sono scritte integralmente nel dialetto di questa regione centrale che è la Barbagia, che a detta del mastermind, scusate, dei Creo è così complicato, diciamo così specifico che neanche tutti i sardi capiranno che cosa sta dicendo, ma l'ha scelto non solo in quanto è un dialetto della sua regione natale, ma anche perché è un dialetto piuttosto duro, è una lingua piuttosto dura, al contrario del tipico dialetto sardo. Ma al di là dell'importanza che ha avuto questo disco, l'ho veramente amato e consiglio a tutti, se non l'avete ancora fatto, di ascoltarlo senza scetticismi o pregiudizi di sorta. Al quarto posto troviamo i Ruad con 1296. I Ruad sono stati per me una scoperta di quest'anno e come potrete intuire dalla posizione in classifica, questo album l'ho veramente amato. Sicuramente questo disco prende quella che è una mia grandissima debolezza in qualsiasi medium, sia esso film, libro, videogioco, in questo caso disco, ovvero la storia medievale inglese e scozzese. In questo caso parliamo della storia medievale scozzese, la prima guerra d'indipendenza, tra l'altro, ma l'ho trovato comunque abbastanza triste non averlo letto neanche nominato in molte delle classifiche che ho letto,
perciò ho voluto comunque premiarlo proprio per farvelo conoscere. Quest'album infatti riesce proprio a immergerti nell'atmosfera medievale scozzese ed è qualcosa che non ho mai sentito fare così bene in un disco, quindi comunque c'è qualcosa di impattante in questo album e mi dispiace veramente tanto che molti non l'abbiano notato. E visto che è stato così tanto snobbato, vi consiglio caldamente, se non lo conoscete, di darci un ascolto. Se poi come me amate quando il metal estremo si unisce al folk, adorerete questo album. Al terzo posto troviamo i Bloodhouse Nord con Disharmonium Nahab. Ovviamente il nuovo disco di Bloodhouse Nord non poteva mancare nella mia classifica e alla fine si aggiudica addirittura il gradino più basso del podio. È difficile anche solo classificare la saga di Disharmonium in qualsiasi genere, ma l'anima black metal della band si sente come in ogni loro lavoro. Ho parlato per circa 15 minuti di questo disco, quindi non mi dilungherò più del dovuto, vi lascerò ovviamente qui farò sbucare insomma il video in cui ne parlo, ma sappiate che da allora ho perso il conto delle volte in cui ho riascoltato questo album per capirne i più piccoli particolari e devo dire che a ogni ascolto l'ho apprezzato sempre di più. Medaglia d'argento per War Against All degli Immortal. Chi ha visto il mio video dedicato a questo disco sicuramente avrà capito che gli Immortal sarebbero stati parecchio in alto nella mia classifica a fine anno, ma non è comunque il mio disco dell'anno. Per me quest'album è stata la consacrazione di Demonaz come unico membro della band, che ha dimostrato di possedere una personalità musicale non inferiore a quella di Abbath. Northern Chaos Gods era un buon disco, ma War Against All è meraviglioso, ti congira le membra, ti cattura e ti spinge ad ascoltarlo ancora e ancora per il semplice motivo che non vuoi andartene dalle sue terre fredde e magiche. Questo album è stato veramente un continuum nel mio lettore nel 2023, ma non è comunque riuscito a scalfire il mio personalissimo disco dell'anno, che credo di aver consumato a furia di riascoltarlo. Si aggiudica quindi il primo posto e il premio come mio personale disco dell'anno Fantasma di Obscurum Malum. Se siete nuovi a questo canale probabilmente non conoscerete né il disco né il progetto in questione e vi invito caldamente a recuperare il primo episodio di Metal Legion interamente dedicato a questa band. Fantasma è il mio personale disco dell'anno per una serie di motivazioni che cercherò di elencare, ma che non è affatto semplice perché spiegare le emozioni è veramente difficile. Conoscevo il progetto Obscurum Malum molto prima che Fantasma fosse rilasciato e ho sempre apprezzato l'approccio che questo progetto aveva alla musica. Un approccio grezzo solo ad un ascolto molto superficiale. Infatti è un approccio in realtà fitto di strutture atte a ricostruire le leggende più oscure della Campania. Era sempre mancato però secondo me quel guizzo in più, quel disco che integrasse, che non fosse solo un'ottima opera, ma che contenesse anche un ottimo comparto musicale e quindi quel capolavoro, diciamo, nella sua discografia. Ecco, Fantasma è quel capolavoro. Non smetterò mai di ringraziare Marco, il mastermind e unico in realtà membro del progetto Obscurum Malum, per avermi inviato la copia fisica di questo disco, poiché all'interno c'è un libretto che racconta tutta la storia dei brani e anche la storia della Yanara, appunto disco dedicato a questa figura che è una strega tipica non solo dell'Irpinia ma anche dell'Italia meridionale in generale. Sicuramente conoscere sia la figura sia la storia dei brani ti fa godere appieno questo disco. Questo disco è stato quello che in assoluto ho più volte riascoltato quest'anno per far caso a ogni singola nota, a ogni singolo strumento, a ogni singolo effetto registrato o synth che non avevo magari notato prima e ogni volta il mio orecchio è stato appagato da un dettaglio che non avevo notato. Questo infatti non è stato un disco, ma è stata una vera e propria esperienza che ho fatto nel 2023 e da cui ne sono uscita appagata non solo come ascoltatrice ma anche come persona, con qualcosa in più, con qualcosa che mi ha arricchito.
Per questo e per tante altre motivazioni, Fantasma è il mio personale disco dell'anno. Ma chi lo conosce? Passiamo ora alle menzioni onorevoli, quindi quei dischi che per un motivo o per un altro non sono rientrati tra i miei 10 preferiti dell'anno. Ovviamente cercherò, ragazzi, di essere breve perché altrimenti questo video arriva veramente a un'ora di tempo e non lo vogliamo, quindi cerco di stringere. Il primo disco che voglio citarvi è Fatherland dei Greenwald, un disco veramente bellissimo che fonde insieme due anime, il black metal più old school e un black metal più moderno e ambient, che fanno, diciamo, la felicità di entrambe le fazioni, se vogliamo dire così. Un disco italiano, tra l'altro, italianissimo, con alle vocals Rob del Museo del Black Metal Italiano. Non rientra in classifica per un motivo banalissimo, ovvero me ne sono piaciuti altri 10 di più, ragazzi. Altra menzione onorevole per un'altra band italiana, ovvero i Lilium con We Are Disobedience. Questo disco, anche di questo, insomma, ho fatto la recensione sui Metal Maniac, un disco veramente bello, veramente cazzutissimo, con un cambio batteria nei Lilium che ha dato una vena veramente molto death war metal alla band e che in realtà non dico che crea un genere, ma comunque lo rende abbastanza unico anche con questi synth apocalittici che fanno il resto. Un disco assolutamente consigliatissimo. Anche questo semplicemente non finisce in classifica, ragazzi, perché mi sono piaciuti 10 di più, non ci sono altre motivazioni in realtà. Mi sono dimenticata di dirvi che le menzioni onorevoli non sono in ordine di preferenza, non è una classifica, ma sono molto casuali. Detto questo, la terza menzione onorevole per i Tenebrae Oriuntur con il loro disco Flagitium, un disco black metal veramente stupendo, ragazzi, veramente gelido e pesante, cattivo. Che onestamente, se avessi fatto una classifica di soli dischi italiani, probabilmente sarebbe finito al terzo o al secondo posto, ma ovviamente non avendo fatto questo finisce nelle menzioni onorevoli per una motivazione seria, tra virgolette, nel senso che non è solo perché altri 10 mi sono piaciuti di più, ma perché non ho apprezzato particolarmente la produzione di questo disco, non perché sia fatta male, ma perché un po' troppo pulita per i miei gusti. Onestamente, quando io ascolto black metal lo vorrei un po' più sporco. È ovvio che sia una mia personalissima opinione, un mio gusto personale, non è che sia la verità assoluta, ma essendo una classifica personale non l'ho messa per questo motivo. Ma comunque veramente ottimo disco, complimenti ai Tenebrae Oriuntur, che tra l'altro arriverà una recensione di questo album, ve lo prometto e l'ho promesso alla band da forse più di un mese, ma arriverà presto sui Metal Maniac. Ultima menzione onorevole per Heimdall degli Slade, un disco a cui ho dedicato forse il primo o il secondo episodio, non ricordo, di Metal Café, ovviamente vi lascerò anche questo nelle schede, di cui ho parlato a ruota libera e anche abbastanza, quindi non mi dilungherò, ma una cosa volevo dirla e che forse l'ho detta anche nel video. Ho pensato vivamente di inserirlo in top 10 a fine anno, ma poi alla fine è stato totalmente surclassato da questi altri 10 che appunto ho inserito e che quindi non me l'hanno fatto poi rivalutare in positivo, nel senso che onestamente non l'ho più riascoltato dopo quelle forse 2 o 3 volte che l'avevo ascoltato all'inizio e anche per parlarne insomma nel video. L'ho apprezzato, è un disco veramente molto bello come tutti quelli insomma degli Slade. Onestamente non credo gli Slade abbiano mai fatto un disco veramente brutto, è un disco molto molto bello, ma che fondamentalmente pensavo che la sua anima fosse più potente di quanto in realtà non sia poi stata, o almeno per quanto mi riguarda ovviamente. È un disco comunque veramente molto bello, molto evocativo, particolare, che riesce comunque a integrare parecchi generi e sottogeneri all'interno del suo sound, anche grazie alla capacità vocale del vocalist, ma che comunque rientra solo nelle mie menzioni onorevoli e non si guadagna un posto nella mia classifica finale.
E questo ragazzuoli è tutto, spero vivamente che il video vi sia piaciuto e adesso vi invito ovviamente a scrivere qui sotto nei commenti la vostra personale top 10 e magari anche dirmi che cosa ne pensate dei dischi che ho scelto, se a voi sono piaciuti, se a voi hanno fatto cagare, se vi sono rimasti indifferenti, se magari avreste messo qualcosa e tolto qualcos'altro, insomma fatemelo sapere, commentate, commentate e commentate. Vi auguro comunque, anche se in ritardo, un buon anno, spero vivamente che quest'anno sia iniziato bene e che continui e finisca nel migliore dei modi per voi, per me e per tutti quanti. Grazie di tutto davvero e spero vivamente che sia un nuovo anno insieme. Lead the fire!